È una storia abbastanza lunga quella di questa villa, perché se ne ha notizia dal 1600. Si sa che a fine 1700 venne acquisita da una nota famiglia locale, restaurata, sistemata nell'attuale struttura che si può vedere, l'impostazione della pianta che si vede ancora tutt'oggi, e rimase praticamente di questa proprietà per circa un secolo. Poi venne alienata, venduta a diverse proprietà negli anni, fino ad arrivare appunto alla proprietà più nota, che è quella di questa famiglia di noti industriali milanesi, la cui figlia venne data in sposa a una persona, una persona facoltosa veneziana, ma del quale non era innamorata, quindi ci fu presto la separazione. Poi lei rimase vedova e si risposò. Si risposò con quello che era un po' il suo amore, l'amore della sua vita, però purtroppo rimase vedova anche di questa persona. Si risposò una terza volta e si trasferì, quindi la villa a quel punto venne venduta e le proprietà si susseguirono velocemente negli anni. Negli ultimi decenni ormai rimase disabitata e è diventata appunto in queste condizioni fatiscenti, anche se poi c'è un piano di recupero degli ultimi anni, ma non è ancora stato attuato. La parte diciamo più romantica, diciamo romanzata di questa storia è il fatto appunto di questa signora, di questa donna che amava vivere in questa villa, probabilmente amava anche sentire la messa, perché si dice che aveva fatto addirittura adattare una parte della casa della cappella proprio per sentire la messa quotidianamente. Senza essere vista però, e il fatto che comunque questa villa in quel periodo era abitata e vissuta anche da noti artisti che facevano parte proprio della vita, del fermento di rapporti con artisti molto importanti, anche non solo del contesto locale ma soprattutto milanese e non. Quindi è una villa veramente che ha tanto da raccontare, e vediamo cosa ha ancora da raccontare, a parte la bellezza di ciò che è rimasto, perché è comunque ancora molto suggestiva. Allora, Simona vi ha raccontato tutto quello che c'era da sapere in campo storico, e quello che invece è il campo paranormale, quindi il motivo per il quale noi con lo stesso Matteo andremo a far visita a questa villa meravigliosa, è il fatto che qui nei pressi di questa villa spesso e volentieri si sente dire che si vedono luci e si sentono voci. Ovviamente è una leggenda, ovviamente potrebbero essere dicerie, e noi siamo qui apposta per capire se è tutto vero o no. Comunque di sicuro c'è un grande interesse dietro questa dimora. Allora ragazzi, noi siamo dentro, si è aggiunto anche Bommate, saluta, e siamo pronti, siamo già dentro questa villa. Hai freddo? No, Ah, lui ha la giacca riscaldata, sì, lui è iper organizzato. Sono io. Allora, adesso verifichiamo se tutto quello che si dice qua è verità o non è verità. La storia l'avete sentita, manca la leggenda dei rumori e delle luci di questa casa. Verifichiamo se è vero.
Da quella, il ramo di whisky, sopra di te c'è ancora il ramo di whisky. Un gaglio, quello che rimane del... Hai visto? Direttamente su. Mi sa che è brutto su, eh. Sì. Guarda le scale come sono combinate. Forse c'è un altro ingresso di là, eh. Proviamo a vedere. Proviamo. Aspetta. Guarda come brilla. Cosa? Avete i telefoni spenti? Io sì, l'ho spento adesso. Cioè adesso, prima. Brilla? Sì, ma ha brillato fino al rosso. Sti cazzi. No, il mio telefono l'ho spento là, fuori dalla casa. Cioè, Sì, appena dentro, scusa. Spento. Anch'io, cioè, poi non l'avevo qua. Cioè, riguardo, l'unica ma... che è andata vicino è la macchina. No, via aereo. C'è qualcuno qui? Guarda. Guarda! Anche qua, C'è Via aereo. qualcuno qui? Quando l'ho... Scusa, adesso lo alzo così se si Non vede. manca a me a brillare. Ha brillato anche a te? Sì. Allora, ci presentiamo. Io Esatto. sono Simona. Io sono Corrado, Io sono Matteo. Possiamo salire? permesso. Siamo venuti a visitare questa bellissima casa di cui tanto abbiamo sentito parlare e siamo venuti in pieno rispetto Assolutamente. e siamo solo curiosi di vedere se c'è qualcuno che vuole lasciare delle energie per noi. Ha brillato tantissimo. Sì. Libero le orecchie perché comincio a sentire rumori. Senti i rumori? Sì. Va bene, È venuto iniziamo. qualcuno ad accoglierci, effettivamente siamo entrati così un po' alla sprovvista. Ragazzi, io ve l'ho detto, telecamere spente, ho l'86% di batteria, l'ho accesa adesso. Come siamo entrati a brillato? Anche il tuo? No, macchina. Sì. Sì. Allora, siamo rimasti colpiti dal fatto che su questa porta ci sia ancora del vischio, come si usava tanti anni fa. E poi questa doveva essere una cucinina, un ripostiglio. Questa non era sicuramente la parte nobile della casa, No. però. Forse più verso la servitù. Sì. Mi colpisce questo. Tutto. C'è Ma te? qualcuno qui? Non brilla più però. Com'è su? Ma ci sono delle belle crepe, secondo me l'intonaco. Comunque è tutto Puntellato. puntellato. Io direi di procedere comunque prima in Prima di basso. là. Vai Simo. Vado. Partiamo dalle cantine. Andare direttamente in cantina. Perché tanto da qualche parte bisogna partire. Guarda che meraviglia. T'ha brillato, Ha brillato? sì, di una tacca. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno che è incuriosito dalla nostra presenza? Cioè ragazzi, è Ma brillato ragazzi, guardate subito. che meraviglia! Porca vacca.
C'è qualcuno qua? Ma cosa faceva? Ah, il Fernet Branca faceva il Sì. Sì. Allora ragazzi, non l'abbiamo detto in presentazione, ce l'ha accennato adesso Matteo, ma qui facevano il famoso Fernet Branca, il digestivo. E qui siamo nella parte lavorativa. Sì. Cioè la signora Branca, era un signore, no, il signor Branca, o la signora Simo? Signora. Signora Branca. Guarda che botti. Questo era un vascone, guarda. Mamma mia. Porca miseria, che botti. Qui c'è un buco, occhio. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno che ci sta guardando, ci sta facendo compagnia? Noi siamo solo dei curiosi. Abbiamo in mano degli strumenti che cambiano il colore nel caso in cui uno si avvicinasse, uno di voi si avvicinasse, la signora. Guarda, carino. Sentito? No. Sentite la luce, sentite Matte? Sentite un po'. È veramente bellissimo questo Porca posto. vacca. Sono senza parole. Sono... Sei tu? Sì, sì. Ah, ok. Ah, ha brillato, sta brillato? brillando, sì. C'è qualcuno qui? Non so se l'ho beccato, ma ha brillato 2 volte. C'è qualcuno qui sotto nelle cantine? Guarda, ancora. Qualcuno che è incuriosito dalla nostra presenza? Prova a chiederlo tu. Sei qua sotto. Minchia, ho sentito un altro rumore. Ma lì non c'è niente. È chiuso. Eh? È chiuso. È chiuso, infatti. Però l'ho sentito da qua io. C'è qualche topolino Può magari. darsi. Sei qua sotto con noi? Riesci a avvicinarti alla nostra voce? Ci sono questi 2 strumenti che abbiamo in mano. Guarda, Ha brillato? ci sono questi 2 strumenti che abbiamo in mano che brillano se ti avvicini o comunque se ci sono delle energie particolari. C'è la signora Branca? La signora Caterina. che ha reso famoso questo buonissimo liquore? Carolina. Come si chiamava? Carolina. Ancora oggi si beve questo buonissimo liquore.
È qui con noi la signora? Hai sentito? Sopra. È quello che ho sentito prima. Non credo però che lo facessero qua, penso che qui siano cantine dell'azienda. No, lo facevano qui, lo facevano qui. Anche qua. Sì? Sì, sì. Ci sono tutti i macchinari. Comunque se ho sentito come camminare. Sì, Come camminare, sì. ma forte, eh? Sì, sì. Senti ancora. Qualcuno sta camminando al piano di sopra? Boh, Riesci a rifare quel rumore di prima? esatto. Prima si è illuminato tante volte Sì. questo attrezzo qua. Se c'è qualcuno che si vuole avvicinare, far provare ancora, avvicinandosi si accendono delle lucine. È il modo che abbiamo per comunicare. C'era anche il mio amico, ne abbiamo due. Ah, no. No, no, è lui. No, no, ho visto, pensavo di aver visto brillare. No. Tutto il toglibile elettrico. Beh, scusa, adesso facciamo i rompiballe a noi stessi fino alla fine, avvicinati lì. No, no, mi sono avvicinata prima. Infatti, no, ma Guarda. poi sono staccati. No, no, assolutamente. No, è impossibile. No, ma poi prima di là, Infatti. quando si è illuminato. Sono loro che fanno illuminare così. Cosa sono? Ragnoni, guarda che ragnoni. Osteria. Guarda questo! Sono i Ammuffiti. mummificati, sì. Mi capita spesso di trovarli. Andiamo su? Sì, Andiamo. La cantina parte qui, è finita, no? Sì. queste botte sono grandi. A titolo informativo volevo far vedere che la giacca non interagisce in alcun modo col K2, ovviamente avendo una sorta di batteria per riscaldarla, comunque non Sì, è una influisce. giacca riscaldabile, però non interferisce col K2. Allora, la leggenda dice che si vedono delle luci, ne ho già viste due, una da fuori e una adesso, però probabilmente è un riflesso. Ah, questa è la casa allora. Wow, che bello.
bello. C'è qualcuno qui? Che bello. Proviamo a pensare al Rain Pod lì sul camino. Ce l'hai tu, Simo? Ce l'ho nel zaino. Ce l'ho nello zaino. Colpo di scena. Però è vuoto sto pavimento. Ma magari deve stare sereno. Sì, è perché? Ma che meraviglia. Ce l'hai tu, Rain Pod? Mi ha suonato. C'è qualcuno in questa stanza? Abbiamo posizionato uno strumento vicino a quella porta, all'ingresso della stanza. Se c'è qualcuno che vuole passare, suona, ma non fa male, fa solo rumore. C'è qualcuno qua che vuole salutarci? Cos'è sto rumore? Io che metto l'altra... No, ho sentito il rumore di una catenella. Destro zaino. Ah, Metto anche l'altro allarme di prossimità. Qui c'è una lampada, dove? C'è qualcuno qua? Sì. Andiamo su? Però proviamo a fermarci lì a vedere se... Abbiamo posizionato anche il Rain Pod, vediamo se con un po' di pazienza riusciamo a interagire di qua. Allora, lì c'è il pod e di lì ho messo l'allarme di prossimità. Ok, tu hai una telecamera? Io ho anche una telecamera. Ok, posizionala eventualmente. Sempre qua? Sì. C'è qualcuno qua? Allora ragazzi, Sentiamo dei rumori. abbiamo schermato la stanza con uno è un sensore di prossimità che fa questo rumore, ecco quello di Matteo, e poi c'è il Rain Pod là. Lasceremo una telecamera fissa e poi noi intanto giriamo la casa per vedere se ci sono interazioni di altro tipo. Intanto che Matteo si prepara, chiediamo se c'è qualcuno qui. C'è qualcuno qui su con la torcia in mano. C'è qualcuno qui. Noi siamo entrati in questa bellissima casa, doveva essere veramente bella. E stiamo girando un po', abbiamo già visto le cantine che sono stupende. Esatto. Abbiamo visto delle botti incredibili. Sì, tu. Abbiamo visto delle botti incredibili e veramente la storia di questa casa deve essere Infinita. ricca, sì, di energia, di ricordi. Qualsiasi cosa vediamo rappresenta veramente un vissuto. Quindi Assolutamente. c'è qualcuno qui che vuole lasciare traccia di sé, un'energia che vuole lasciarci qualcosa. Io ho stranamente paura. Sì. Sì. No, io invece niente. Proprio... Sarà che quando abbiamo cominciato ha brillato subito il K2 e mi ha fatto effetto. Mi ha fatto, ecco, di là dove siamo entrati Sì. subito Non sentivo mi delle piaceva. energie. Qua invece Cioè non è zero. paura, è un po' d'ansia. Cioè qui sono affascinata. No, bellissima, la dalla casa è meravigliosa. Ma non ho emozioni dal punto di vista di sensazione, proprio il fascino della casa, ecco, ma null'altro. Di là sì, di là.
sensazione è che volesse più comunicare con un uomo che non con una donna. Hai visto prima? Sì. Prova tu, Matteo. Vuoi parlare con un uomo? Ci sono 2 uomini qui. Io mi chiamo Corrado, lui è Matteo. Preferisci parlare con un uomo? Chissà da dove arrivavano quei rumori che abbiamo sentito in cantina. La cantina è qua sotto. La cantina è qui sotto. Abbiamo sentito dei rumori giù. C'era qualcuno che passava di qui? È stranamente tutto fermo, però... Proviamo ad andare di sopra, mi dà la sensazione che... Non ho capito se era l'ombra o se... Urca. C'è qualcuno qui, è rimasto qualcuno in questa che doveva essere una stanza meravigliosa, con questo movimento stupendo. Qualcuno vuole ascoltarci e quindi risponderci? Prova a accendere il generatore. Ha brillato? No, si brilla sei perché tu. ho la torcia Ok, vicino. sì. Allora, proviamo col generatore. Qualcuno vuole risponderci? Abbiamo un generatore di parole che può parlare se voi lo utilizzate come mezzo di comunicazione. Non abbiate paura di noi, noi siamo molto diffidenti su queste cose, però stiamo cercando proprio delle risposte, di capire se le leggende che sono legate a questa casa sono vere oppure no. Esatto, si dice che ci sono delle luci, appaiono delle luci e si sentono delle voci, è tutto vero? Non abbiamo avuto quell'impressione, però vogliamo capire se è vero, perché effettivamente è una casa che ha avuto tanta storia. Certo, quello di quindi sicuro. Sicuramente delle energie ci sono, qualcosa è rimasto. Se c'è qualcuno può prendere energia anche, sto cercando Matteo, se c'è qualcuno può prendere anche energie da questi strumenti che abbiamo in mano. Sembra che ci sia un qualcosa che ci stia studiando. Sì, perché c'è quel silenzio irreale. Insolitamente. Sono una brava persona. Sì, penso proprio di sì, perché anche dalla storia che sappiamo qui ci sono state proprio delle brave persone. Hanno anche fatto delle cose molto importanti e storicamente ancora vive.
e soprattutto anche nel passato la storia di questa casa è legata comunque a delle persone che hanno lasciato tanto per la comunità, quindi Certo. chiunque sia che ci sta parlando eventualmente è una brava persona. Vuoi dirci come ti chiami? Noi prima ci siamo presentati Ripetiamo, Corrado, Simone, Matteo. e siamo qui per conoscere questa casa, per conoscere la sua storia. Statico. Sì, è un ambiente molto statico, in effetti è quello che dicevamo prima, ci sembra tutto molto Fermo. fermo, sì. Puoi darci un segnale, facendo un rumore, adesso sono io. Ok. Nancy. Nancy. Vabbè, i nomi abbiamo capito che Ma perché si brilla, si è spento? forse la torcia. Prova a comunicare con noi. Matteo, il nostro amico, ha anche un piccolo registratore che ovviamente non potete sapere cos'è, però è un apparecchio che può registrare le vostre voci, che altrimenti non potremmo sentire. Se volete parlare, lui vi può sentire. Benedetto. È un ambiente benedetto, sì, perché noi sappiamo che in una di queste stanze La signora era molto credente. sì, c'era proprio un foro per sentire la messa e sentire, ci piacerebbe anche magari avere la fortuna di capire qual è, perché magari adesso ormai l'architettura è diversa, però sì, sicuramente è un luogo benedetto perché veniva recitata la messa. Puoi dire qualcosa? Ti fa piacere che venga ancora qualcuno a ricordare questa casa, la tua storia, se sei tu, insomma. Se dico Fernet Branca, reagisci in qualche modo? È una famosissima bevanda che ancora oggi esiste. La producevate qui? Avete fatto Batteria. In batteria. avete fatto la storia del nostro paese con questa bevanda e ancora oggi è molto apprezzata. Io ne ho fatto indigestione tanti anni fa, se può essere di interesse. Infatti non la bevo più. È tutto fermo. Proprio ti dà la sensazione di Sì. di ovattato, Brava, di ovattato, è quello che volevo dire. Non mi veniva il termine, ma... Io lo tengo acceso, lo tengo Sì, tienilo acceso. Cioè, guarda quella finestra davanti a te che è ancora la tenda. Pazzesco. Come l'ha fatto? E quella pallina? Distribuire bene il peso Non c'è proprio nessuno qua che vuole interagire con noi. Stiamo ammirando veramente dei dettagli bellissimi di questa casa. La pallina lì è meravigliosa. Si intravedono ancora i colori. No, Matte, è meglio scendere. No, scendiamo. Matte, scendiamo. perché lì comunque è finito. No, andiamo via. Guarda cosa c'è nella testa. Sopra la testa, guarda. Sì, ma mi piace che l'ha messo insieme col poliuretano. Cioè.
No, Queste finestrelle così ovali sono stupende. torniamo perché non mi piace qui. Stai guardando un po' cosa stiamo facendo nella tua casa? Adesso era andato sul rosso. Porca vacca. Allora c'è qualcuno? Timidamente, ma c'è qualcuno. Un'energia debole. C'è qualcuno che vuole accompagnarci in questa visita? È molto bella questa casa. Sarà stata È venuta meravigliosa. molto male, ma doveva essere meravigliosa. Hai sentito? No. Ah no, un aereo. No, un aereo. Comunque è brillato È lì. brillato qui. Adesso prendiamo qua. Prima ha brillato quando eravamo lì. Sì. Posso fare? Però non si può più andare. Allora, ci fermiamo in questa stanza dove Matteo e la Simo, ma anch'io, abbiamo sentito che effettivamente qui l'aria è cambiata, o meglio, fa più freddo e ci sta, perché comunque è inverno, ma è cambiata proprio come fosse l'ambientazione. Quindi abbiamo piazzato tutti gli strumenti qui, compreso il REM-pod che è sulla finestra. E poi abbiamo piazzato i 2 K2 sul camino e il generatore di parole. C'è qualcuno qui? In cantina abbiamo sentito dei rumori particolari provenire da qui, si suppone. Vuol dire che qui stava camminando o c'era qualcuno? Può farsi risentire. Adesso noi siamo qui e vi possiamo sentire anche meglio. Probabilmente sì. Cosa ha detto tavolo? Tavolo. C'era un tavolo qua. In questa Possibile, stanza sì, ce lo assolutamente. immaginiamo un tavolo, Ce ne è sarà vero. stato più di uno anche. E poi questo caminetto che doveva essere comunque vicino, sì. Vedi che comincia a parlare qua. Doveva essere una stanza un po' focale della casa. Beh, non è tanto grande, ma probabilmente Molto accogliente, accoglieva, sì. vicino all'ingresso comunque. No, e tra l'altro vicino alla stanza Ho principale. lavorato qui. Hai lavorato qui? Ok. Quindi queste sono un po' le stanze che frequentavi tu? O sei della servitù? Esatto, eri la proprietaria o un'operaia? Qualcuno che lavorava qui? Perché questa era, oltre ad essere una casa, era un'azienda. Magari che aiutavi nei lavori domestici, a tenere in ordine questa casa? Vero. Porca vacca. Quindi Vero. immagino allora che tu possa essere una donna. Mi puoi dare riscontro di questo? Ti puoi aiutare anche con questi 2 apparecchi che abbiamo appoggiato al camino, non per dar fastidio, ma semplicemente per vedere, perché se si accendono quelle lucine noi abbiamo più idea di interagire con qualcuno. Però allora è vero che qui ci lavoravi? Oppure dici il tuo nome. Noi siamo Corrado, Matteo e Simona. Ci siamo già presentati prima. Tu chi sei? Se ci stai ascoltando. Sai di essere morta? Sì, immagino di sì, sono passati tanti anni.
ti ricordi che hai prodotto un prodotto buonissimo che tuttora consumiamo, che è un liquore? Che anno è? Che Adesso anno è? siamo nel 2025. Tu probabilmente hai vissuto qui tanti anni fa. Però quando gli ho detto se sa di essere morta, Probabilmente sono passati tanti Tanti anni. anni. siamo nel 2025. Sono passati parecchi anni magari, perché questa casa comunque è da molto tempo che non è più abitata. Esatto. E soprattutto che non ha più la servitù o comunque i domestici che aiutavano. Però ciò che produce... Amichevole. Va bene, sì, ci fa piacere che tu parli con noi. Anche noi siamo amichevoli, siamo venuti qui proprio per Tranquilli. fare amicizia, per conoscere. Ci sono tante leggende legate a questa casa e volevamo capire un po' se sono vere o no. Se non riesci a interagire con gli strumenti, prova a interagire con la casa. Per farci capire che sei qua. Fai un rumore, esatto. Guarda la torcia. No, la batteria. Anche Urca. questa Stiamo ascoltando. Bene. Sì. Quindi vuol dire che siete più di una persona. Mentre ascoltate e ci rispondete, riuscite anche a far accendere qualche luce di questi due aggeggi che ci sono sul camino? Basta semplicemente avvicinarsi. O come diceva Matteo, magari fare un rumore. Sì, fare un rumore per farci capire che non siamo da soli. Puoi usare tutti gli strumenti che ci sono in questa casa, Guarda le bambole. senza nessun problema. Allora, io ho in mano uno strumento grigio. Se vuoi avvicinarti a questo strumento, lui si illumina. La mia famiglia è qui. La tua famiglia è qui, ok, siete tutti qui, si sono avvicendate tante famiglie qui. Quindi ci sono tutte queste famiglie in questa casa che hanno vissuto in questa dimora. Sala, E questa doveva Là essere forse la esatto, sala. la sala. dove abbiamo piazzato... Prima abbiamo piazzato Ok, degli aggeggi nell'altra sala. noi siamo vicinissimi alla sala, siamo nella porta Sì. accanto. Abbiamo uno strumento anche lì, che se ci passi davanti, se passi in mezzo alla sala, lui suona. Puoi passare anche di lì, per noi è importante che in qualche modo vi facciate sentire o vedere. Raff. Raff. Self-control. In che anno pensavi di essere? Che cosa facevi in questa casa? Che cosa ti occupavi? Sono contento che tu sia qui. Ok, anche noi siamo venuti con curiosità ma anche rispetto. Adesso che hai l'occasione di parlare, Esatto, prova a comunicare con noi. approfitta. Se è il caso diremo per voi una preghiera o comunque racconteremo la storia della vostra villa, anche se è nota, non siamo certo noi che dobbiamo raccontarla. Se vuoi dire a Matteo, ti ha chiesto cosa facevi qua, se vuoi raccontarlo, vuoi dirlo, vuoi dire il tuo nome. Per me è un'indagine stranissima questa, forse una delle più strane che ho fatto. Allora, ci siamo spostati nel salotto
nella sala. Tra l'altro il generatore di parole ci aveva detto che potenzialmente la sala era quella dove stavano loro. Vediamo, abbiamo lasciato il REM pod sul camino, vediamo se qui succede qualcosa. Devi accendere il tuo generatore. Senso di allarme. Quindi avevamo anche l'allarme, cioè già. Si sta scatenando. Ok, abbiamo acceso il generatore di parole anche qui e vediamo se dà riscontri. C'è qualcuno qui? Ci avete indicato il salotto come stanza principale dalle indicazioni che abbiamo scoperto prima. È vero, siete qui? Ci state osservando qui? Abbiamo sempre gli stessi strumenti di prima, cioè 2 oggetti che si illuminano se ci passate vicino, poi sul camino ne abbiamo un altro che suona. E al secondo piano ce n'è Bravo. E al secondo piano della vostra meravigliosa casa c'è un altro oggetto che suona se ci passate vicino. A volte. A volte. Ok, fai che sia questa volta. Avvicinati adesso. Ci sono già stati altri visitatori in questa casa. Stupido. Oh, si è mosso, Si è mosso? illuminato. Allora mi sa che ha ragione Simona quando dice che interagisce con gli uomini. Per insultarti. Perché hai dato dello stupido a Matteo? Ha detto una stupidata? Ti danno fastidio i visitatori, ti dà fastidio chi viene in casa tua? Proviamo a spegnere le luci. Sospettoso. Sei sospettoso. Allora adesso noi spegniamo tutte le luci. Se per caso ti danno fastidio le luci, adesso noi le spegniamo. Ecco, adesso siamo completamente al buio. Se vuoi avvicinarti adesso, perché magari le luci ti mettevano ansia, ti davano fastidio, puoi farlo. Tanto noi riusciamo a vederti lo stesso. Se passi qui davanti a questo mio attrezzo che ho in mano. C'erano tanti visitatori in questa villa. Questa era una sala che accoglieva tanta gente, immagino, negli anni, tra i vari. Sperimentare. Sai? Non ho capito. Sperimentare. Sì, stiamo sperimentando di stare in completo buio. Quindi se vuoi avvicinarti adesso, noi ti possiamo sentire o vedere. E poi si sperimentava anche perché Esatto. si provavano cose diverse. Si sta nascondendo. E ce ne siamo accorti. Sì. L'idea è proprio questa, che vi stiate nascondendo, ti stai nascondendo perché ci temi in qualche modo, hai paura che facciamo dei danni. Fastidio. Però ti chiediamo semplicemente staremo qua pochissimo. Sì, tra poco andiamo. Quindi è proprio solo un'interazione per capire la conferma di quello che dicono le leggende legate a questa casa. E volevamo soltanto capire se erano vere oppure no. Allora, faccio un fuori programma e lo dico a telecamere accese perché una cosa che riguarda me e Matteo.
Ti ricordi, Matte, quando siamo andati alla cascina dei petali, Sì. che non mi andava gli infrarossi? Adesso mi va. Quindi, se vogliamo fare un recap di quell'indagine, era un'anomalia mica da ridere, perché funziona tutto alla perfezione. Le persone stanno vedendo da casa le immagini al buio, quindi vuol dire che funziona. Là non partiva neanche. Ok, torniamo a noi. Avere successo. Allora, avete avuto un gran successo per la produzione di questo liquore, ancora oggi ne avete? A me piacerebbe avere successo nell'avere un riscontro. Sì, invece che a una me cosa piacerebbe documentata. sapere qualcosa di più di te attraverso questi strumenti che abbiamo in mano. Io sto rimanendo comunque a secco di batteria. Se volete l'unica anomalia della serata, però sono al 66%. Sono partito al 100 ovviamente, ma era già 83 l'accensione. Comunque noi abbiamo già interagito Plausibile. con persone simili a te, quindi non devi temere nulla. E soprattutto se vi avvicinate a questi aggeggi che magari non conoscete, non succede nulla, anzi, come noi li abbiamo in mano, potete avvicinarvi e si accendono delle luci, passano. Che cazzo era? Non lo so. Mercoledì. Ma questo era un urlo. Un urlo. Un urlo che viene da fuori. Potrebbe essere un animale. Ma io non l'ho riconosciuto come animale questo qua. Era un urlo. Sembrava un urlo. Sì. È da risentire, eh? Sì. Hai per caso hai fatto sentire la tua voce? La puoi ripetere? Cazzarola. Io l'ho registrato. Attimo. Attico. Attico. Attico può essere fuori. Sto camminando. Facci sentire se stai camminando. Esatto. Vieni verso le nostre voci. Prima li abbiamo sentiti in cantina, i tuoi passi, se erano i tuoi. Falli ancora, cammina ancora. Per noi è pericoloso salire, ma tu puoi farlo. Anzi, puoi venire. Ti toccherà. Ti toccherà. Va bene. Ok. Se ti tocchi, noi abbiamo questi Alla strumenti. tua destra. Alla tua destra, ma dipende da chi. Alla mia, quella di Matteo o quella di Simona? Però alla tua destra, a me viene da pensare che è fuori. Proviamo a uscire, ragazzi, perché io l'ho già detto anche mezz'ora fa. Io non vorrei che fuori ci sia più ciccia.
Che bella è. Ragazzi, abbiamo trovato la chiesa, è una meraviglia. Veramente una meraviglia. Proviamo a star qui. Una parte di questi ci dovrebbe essere. Mercoledì. Là, Dove? il foro. Lì. In alto su dove c'è la volta. Là? Vicino alla finestra, lì c'è un buco. Quello lì. Io la vedevo là invece. Infatti. Quello lì non da. Laggiù, infatti. Laggiù infatti. È lì il buco da dove ascoltavi la messa, vero? L'abbiamo trovato allora. Sì. Eh sì. Ma dove, scusa? Questo qui sopra la mia testa. Cioè, lì, da lì sentiva la messa in casa? Perché lei era di sopra. Ah, Dalle stanze di sopra. ma quel buco là sulla volta? Sì, sarebbe interessante andare nella sua camera. Dove ascoltavo la messa. Se si riuscisse. Allora, sei qui con noi? Siamo nella chiesa nella quale tu venivi spesso, ascoltavi le messe da casa. Eri molto legata a questo posto. Sei ancora qui? O c'è qualcuno che Esatto. è legato a questa chiesa, a questi luoghi. Se per caso fosse così, abbiamo due strumenti sull'altare. Uno è uno strumento nero che suona. Nessun caso. In nessun caso, ok. Non ti piacciono quegli strumenti? Vuoi interagire diversamente? Fallo. Puoi fare un rumore, come diceva Matteo. Se sei ancora nella tua camera, visto che ascoltavi la messa, dovresti sentire le nostre voci. Esatto. Per darci conferma che sei nella tua camera potresti fare un rumore. Far cadere qualcosa, così che noi possiamo ascoltare. Un rumore tipo questo. Esatto, se stai sentendoci, fai 2 volte il rumore che ha fatto Matteo. Non ha senso. Non ha senso. Non ha senso, Per ma noi sì. Per noi sì, perché ci fai capire che sei qui e ci senti. E noi è l'unico modo che abbiamo per comunicare con te. O se c'è qualcun altro che vuol farci capire che è qui. Questo è un posto benedetto, un posto di protezione. Suo, Indubbiamente. indubbiamente. Suo nel senso che è della persona, certo. È benedetto, sì, è indubbiamente vero. Cioè, È assolutamente così. È assolutamente vero che qui c'è protezione, c'è riparo. Amico. Noi siamo qui in amicizia. Assolutamente sì, non vogliamo far danni. Anzi, siamo qui proprio per capire, per vedere se tutto quello che si dice di questa casa è vero. Era bellissima, anche questa chiesa era bellissima. Non c'è modo. Non c'è modo di comunicare.
Magari lo stiamo già facendo invece. Esatto. Piano piano, con un po' di pazienza, magari noi ci stiamo cercando di approcciare a te, però tu devi darci qualche segnale in più perché per noi è un po' poco.